Appena prima di arrivare qua è la zona confine a sud del territorio di Conegliano Valdobbiadene. In quella direzione c'è Valdobbiadene a 15 km e in quella direzione Conegliano a 6 km. Questo qua per esempio è il terreno dove produciamo il cardamora, che è appunto un po' più al posterno, si dice da noi. Climaticamente sempre molto più freddo. E questo è il sesto d'impianto che solitamente adottiamo per la glera, che è un sivò stretto, quindi è un cordone orizzontale permanente e con i due capi a frutto, i due archetti si dice in gergo, che vengono rinnovati di anno dopo anno. Cosa importante che ci permette di avere questo sesto d'impianto è la differenza tra la zona produttiva e la zona vegetativa. Zona vegetativa adesso abbiamo appena cimato, quindi è un po' più leggero, ma normalmente la glera ha un vitigno molto vigoroso, soprattutto in termini di vegetazione. Quindi con questo sistema riusciamo ad avere concentrati i grappoli sulla parte bassa, quindi con più possibilità di passaggio di aria. Ci permette di avere un grappolo molto spargolo, quindi degli acini molto staccati l'uno dall'altro, in modo che anche all'interno dello stesso grappolo gli acini siano staccati, quindi evitiamo anche qui le possibilità di inizio di marciume, perché per il tipo di lavorazione che facciamo noi è molto importante avere un grappolo assolutamente sano. Questa zona è caratterizzata da un terreno argilloso pesante che soprattutto in profondità c'è molta creta, molta argilla, è un terreno che appunto ci permette di ottenere delle uve e quindi poi del vino con una certa struttura. Per questo tendiamo a lavorare più verso il secco, perché riusciamo a tenere una base 100% glera, però comunque già molto strutturata. Come dicevo prima, raccolta in bins, usando appunto questi recipienti 1 metro per 1 metro, alti 80 cm. Abbiamo costruito questa sorta di doppio imbuto per far confluire all'interno della pressa l'uva intera, senza l'uso di nastre, pompe, tramogge, con l'ottica appunto di preservare quelle che sono le aromaticità acquisite in vigneto. Seconda cosa, non abbiamo la rottura del raspo. Spesso gli amari che si sentono in certi vini, soprattutto negli spumanti, sono dati dalle rotture del raspo, che in fase di maturazione dell'uva è ancora verde. Qui facciamo parte della zona storica del Conegliano Valdobbiadene, quindi quella che ha dato origine, diciamo, a tutto il movimento. Nel 2009, quando è stata elevata tutta la denominazione ADOCG, è elevata al resto, coprendo tutto il Veneto e tutto il Friuli ad hoc, e praticamente siamo venuti a scontrarci con questa denominazione che era più volta a fare i numeri, cosa nella quale non ci riconosciamo. Al vino di casa dei contadini, infatti hai visto, ho bevuto subito un bicchiere quasi con l'ottica più di setarsi che di bere del semplice vino. Abbiamo continuato a fare col fondo, gli abbiamo dato un'identità. Abbiamo iniziato inizialmente con le versioni extra dry, anche se poi un po' anche per mia passione ci siamo più concentrati sulle versioni secche. Credamora invece è un prodotto che abbiamo iniziato a fare nel 2012, senza solfiti, ma che non è tanto legato al fatto di essere senza solfiti, perché col fondo per loro natura hanno una bassa quantità di solfiti. Abbiamo provato, l'intenzione era quella di vedere fin dove riuscivamo ad arrivare lavorando senza. Ne è nato un prodotto molto interessante. Volevamo fare un col fondo più ricco, più da pasta se vuoi, con un'acidità maggiore, e dopo, lavorando completamente senza solfiti anche in fase di vinificazione, acquisiamo il discorso di evoluzione quasi da un po' ossidativa, ma nel senso giusto corretto della parola, nel senso è un'evoluzione positiva. Il Cardamora subisce la fermentazione e tutto lo stoccaggio rigorosamente verticale, in modo tale appunto il vino si chiama col fondo, perché è il vino con il fondo, che non sono altro che i lieviti che hanno provocato la fermentazione. È un vino che rimane così, una sorta di metodo classico non sboccato.